Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Jessica. Voglio raccontarvi la mia storia. Non è una storia felice, ma è la verità. Ho commesso errori terribili. Mi sono fidata della persona sbagliata e ho imparato lezioni che mi hanno spezzato il cuore. Quando tutto è cominciato, avevo 18 anni. Vivevo con mia madre. Si chiamava Linda. Mio padre ci aveva lasciate molti anni prima. Per questo mia madre era rimasta sola per molto tempo. Vedevo la sua tristezza. Vedevo quanto era stanca. E più di ogni altra cosa, volevo che fosse di nuovo felice. Poi, un giorno, mia madre conobbe un uomo di nome Carl. All'inizio Carl sembrava meraviglioso, sorrideva facilmente, parlava con gentilezza, faceva ridere mia madre. Per la prima volta dopo tanti anni vidi di nuovo una luce nei suoi occhi. Questo mi rendeva felice. Pensavo che Carl fosse una buona persona per lei. Pensavo che fosse arrivato per guarire la nostra famiglia. Carl cominciò a venire spesso a casa nostra. Portava dei fiori alla mamma. A volte portava del cibo per tutti noi. Era gentile anche con me. Mi chiedeva della scuola. Mi chiedeva com'era andata la mia giornata. Mi ascoltava quando parlavo. E siccome ero giovane e mi sentivo sola, quelle attenzioni mi facevano stare bene. Mamma e Carl si innamorarono velocemente. Parlavano ogni giorno. Uscivano insieme. Ora mamma sorrideva sempre. Sembrava più giovane. Sembrava di nuovo piena di vita. Dopo 6 mesi, Carl le chiese di sposarlo. Mamma disse di sì. Pianse lacrime di gioia. Anch'io piansi. Credevo che finalmente avremmo avuto una famiglia completa. Il matrimonio fu semplice. Vennero solo poche persone care. Mamma indossava un semplice vestito bianco. Carl indossava un abito nero. Erano lì insieme e si promisero di amarsi. Tutti applaudirono, anch'io applaudii. Pensavo che fosse un giorno bellissimo. Dopo il matrimonio, Carl venne a vivere a casa nostra. All'inizio tutto sembrava normale. Aiutava in casa. A volte cucinava. Riparava le cose rotte, si comportava come un marito premuroso. Credevo che fosse un brav'uomo, ma lentamente cominciai a notare delle piccole cose. A volte Carl mi guardava troppo a lungo. I suoi occhi rimanevano su di me in un modo che mi faceva sentire a disagio. All'inizio mi dicevo che era solo una mia impressione. Ora era il mio patrigno, era il marito di mia madre. Così cercai di ignorare quella sensazione. Mamma lavorava molte ore, tornava a casa tardi ed era esausta. Non aveva sempre tempo per parlare con me. Ma Carl aveva tempo. Lui aveva sempre tempo.
A volte mi accompagnava a scuola in macchina, mi dava soldi per comprare i libri, mi aiutava con i compiti, preparava qualcosa da mangiare quando avevo fame. Dato che mamma era spesso al lavoro, Carl e io passavamo molte ore da soli. Guardavamo la TV insieme, mangiavamo insieme, parlavamo sempre di più. A quell'età non capivo quanto fosse pericolosa quella vicinanza. Un giorno tornai a casa da scuola piangendo. Non avevo superato un esame. Mi sentivo stupida e mi vergognavo. Carl mi vide e venne subito da me. «Che cosa è successo?» mi chiese. Gli raccontai tutto. Mi parlò con dolcezza. Mi disse che un solo esame non definiva chi ero. Mi disse che ero intelligente. Mi disse che ero speciale. Poi mi prese la mano. Era la prima volta che mi teneva la mano in quel modo. La sua mano era calda. Il mio cuore cominciò a battere più forte. Mi sentivo confusa. Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi allontanai. Rimanemmo seduti in silenzio per molto tempo. Quel giorno qualcosa cambiò. Dopo quel momento, Carl cominciò a mandarmi messaggi di notte. All'inizio, i messaggi sembravano innocenti. Buonanotte. Com'è andata la tua giornata? Stai bene? Ma presto le sue parole diventarono più dolci. Mi diceva che ero carina, mi diceva che ero bellissima, diceva che mi capiva meglio di chiunque altro, diceva che mia madre non mi vedeva davvero, ma lui sì. Leggevo i suoi messaggi ancora e ancora. Mi facevano sentire importante, mi facevano sentire scelta. Ero giovane, non capivo che lentamente mi stava allontanando da mia madre. Presto cominciammo a incontrarci di nascosto, andavamo in piccoli bar lontano da casa. Carl diceva che la gente non avrebbe capito il nostro rapporto. Diceva che il nostro legame era speciale. Diceva che tra noi c'era qualcosa di raro. Io gli credevo. Cominciai a mentire a mamma. Le dicevo che ero con gli amici, ma in realtà ero con Carl. Ogni bugia mi faceva sentire in colpa. Ma le parole di Carl mi attiravano sempre di nuovo verso di lui, mi faceva sentire amata e desideravo quella sensazione più di quanto desiderassi la verità. Passarono gli anni. Quando compii 21 anni, Carl mi regalò una collana per il mio compleanno. Disse che era solo da parte sua. Non da parte di mamma, solo da lui. Questo mi fece sentire speciale. Quella sera mi disse che mi amava, non come una persona della famiglia, non come un patrigno, ma come un uomo ama una donna. Rimasi scioccata. Avrei dovuto andarmene. Avrei dovuto dirlo a mia madre. Avrei dovuto mettere fine a tutto, ma non lo feci. Rimasi lì ad ascoltarlo. Carl disse che mia madre non lo amava nel modo giusto. Disse che io lo capivo meglio
Disse che eravamo destinati a stare insieme. Ero confusa, ero sola e volevo credere alle sue parole. Parlava di lasciare mia madre. Parlava di iniziare una nuova vita con me. Mi prometteva felicità. Mi prometteva che sarebbe stato per sempre. Molte notti piansi perché sapevo che tutto questo avrebbe distrutto mia madre. Ma Carl continuava a dire che non poteva vivere senza di me. Mi faceva sentire responsabile della sua felicità. Così, alla fine, feci la scelta peggiore della mia vita. Scelsi Carl. Mi dicevo che era amore. Mi dicevo che l'amore valeva tutto quel dolore. Ma ero cieca. Poco dopo, Carl iniziò le pratiche per divorziare da mia madre. Mamma non sapeva ancora la verità. Lui le disse soltanto che non la amava più. Lei era distrutta, piangeva e chiedeva perché. E io rimasi in silenzio. Quel silenzio mi fa ancora male. Dopo il divorzio, Carl mi chiese di sposarlo. Aveva un anello. Si inginocchiò davanti a me e io dissi di sì. Pensavo che fosse romantico. Pensavo che stessimo lottando per il nostro amore, ma in realtà stavo perdendo me stessa. Poi mamma scoprì la verità su di noi. Qualcuno glielo disse. Venne da me piangendo e tremando dal dolore. Disse che le avevo spezzato il cuore. Disse che le avevo portato via suo marito. Le sue parole mi ferirono profondamente, ma ancora non volli ascoltare. Mi dicevo che lei non poteva capire. La gente della città mi giudicava. I miei amici smisero di parlarmi. Mi chiamavano con nomi terribili. Dicevano che avevo distrutto la mia stessa famiglia. Faceva male. Ma cercavo di ignorare tutto. Carl e io ci sposammo comunque. Vennero solo poche persone. La maggior parte delle persone si rifiutò di venire. Indossavo un semplice vestito bianco. Lui indossava un abito elegante. Ci scambiammo le nostre promesse. Diventammo marito e moglie. Credevo che finalmente il dolore sarebbe finito. Credevo che la felicità sarebbe cominciata, ma mi sbagliavo. Mi sbagliavo davvero tanto. Dopo il matrimonio tutto cambiò. Carl cambiò. L'uomo dolce che pensavo di conoscere scomparve. Al suo posto apparve un uomo più freddo. Non sorrideva più come prima, non mi parlava più con dolcezza, si arrabbiava molto facilmente. Voleva controllare ogni parte della mia vita, controllava il mio telefono, leggeva i miei messaggi, mi chiedeva con chi parlavo, mi chiedeva dove andavo, voleva sapere tutto. Mi diceva quali amici potevo vedere. Poi mi disse di non vederli più. Diceva che erano una cattiva influenza per me. Lentamente rimasi sola. Anche le parole di Carl diventarono crudeli. Diceva che non ero intelligente.
Diceva che non potevo fare nulla senza di lui. Diceva che avevo bisogno di lui per ogni cosa. A volte mi paragonava a mia madre. Diceva che ero proprio come lei, ma lo diceva come se fosse un insulto. Ogni parola mi faceva male. Mi sentivo prigioniera della mia stessa vita. Quello non era amore, era controllo. Carl non voleva amarmi, voleva possedermi, voleva decidere tutto per me. Non avevo pace, nessuna libertà, nessuna felicità. Poco a poco persi me stessa. Una notte avemmo una terribile lite. Carl mi urlò contro per molto tempo. Le sue parole mi spaventarono. Non potevo più restare lì. Così scappai di casa. Camminai da sola per le strade buie. Non sapevo dove andare. Poi mi venne in mente un posto, la casa di mia madre. Andai lì a tarda notte e bussai alla sua porta. Bussai ancora e ancora. Sentii dei rumori dentro, ma lei non aprì, non voleva vedermi. Mi sedetti a terra e piansi. Attraverso la porta chiusa le raccontai tutto. Le dissi che Carl era cambiato. Le dissi che mi controllava. Le dissi che mi aveva mentito. Le dissi che ero stata giovane e ingenua. Le dissi che avevo commesso un errore terribile. Piangendo le dissi che mi dispiaceva ancora e ancora. Dopo molto tempo finalmente la porta si aprì. Mamma era lì davanti a me. Il suo viso sembrava stanco. I suoi occhi erano pieni di dolore. Non sorrise. Disse che avevo distrutto la sua fiducia. Disse che le avevo portato via suo marito. Disse che l'avevo ferita in un modo che non riusciva nemmeno a spiegare. Ogni parola era vera, sapevo di meritarlo. Caddi in ginocchio e piansi, la supplicai di perdonarmi. Mamma non mi abbracciò, ma mi lasciò entrare. Rimanemmo sedute in silenzio per molto tempo. Quella fu una delle notti più difficili della mia vita, ma fu anche la prima notte in cui vidi chiaramente la verità. Carl non mi aveva mai amata veramente, mi aveva usata, mi aveva controllata. E io avevo ferito la persona che mi amava più di chiunque altro. Quella notte mamma e io parlammo per ore. Lei era ancora distrutta, ma mi ascoltò e per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii al sicuro. Dopo quella notte decisi di lasciare Carl. Volevo il divorzio. Carl cercò di fermarmi. Disse che senza di lui non sarei stata nessuno. Disse che non potevo vivere da sola. Ma questa volta le sue parole non avevano più potere su di me. Trovai un avvocato. Il divorzio durò diversi mesi. Fu doloroso e imbarazzante. La gente parlava, la gente mi giudicava, ma sapevo che stavo facendo la cosa giusta. Dovevo lasciarlo, dovevo diventare libera. Dopo il divorzio iniziai ad andare in terapia. Parlai di Carl.
Parlai del mio senso di colpa, parlai dei miei errori. La mia terapeuta mi aiutò a capire quello che era successo. Mi insegnò che il controllo non è amore. Il vero amore non ti fa vivere nella paura. Il vero amore non ti isola dagli altri. Il vero amore non ti toglie la voce. Guarire fu un processo lento, ma ogni settimana diventavo un po' più forte. Cercai anche di ricostruire il mio rapporto con mamma. Non fu facile. Andavo spesso a casa sua. A volte mi parlava, a volte rimaneva in silenzio. Non la forzavo, sapevo di averla ferita profondamente. Così aspettavo, ascoltavo. Le chiesi scusa molte volte. Il primo anno fu il più difficile. Un giorno mamma preparò un caffè per me. Non disse molto, posò semplicemente la tazza davanti a me. Le sue mani tremavano un po'. Grazie, dissi. Rimanemmo sedute insieme e bevemmo il caffè in silenzio. Fu un piccolo momento, ma per me significava tutto, significava che ci stava provando. Un altro giorno mamma mi chiese se mangiavo abbastanza. Mi chiese se dormivo bene, mi chiese se stavo bene. La sua voce era tranquilla, ma me lo chiese comunque. Mi vennero le lacrime agli occhi. Le dissi che ci stavo provando. Lei annuì. Non sorrise, ma annuì. Lentamente, quei piccoli momenti cominciarono a guarire il nostro rapporto. A volte cucinavamo insieme, guardavamo la TV, parlavamo di cose semplici, del suo lavoro, del tempo, del suo giardino. Ascoltavo attentamente ogni sua parola perché ero grata che avesse ricominciato a parlarmi. Un giorno caldo la aiutai in giardino. Togliemmo le erbacce, piantammo nuovi fiori, gli uccelli cantavano sugli alberi, il sole illuminava i nostri volti, lavorammo fianco a fianco senza parlare molto. Ma era una sensazione di pace, sembrava l'inizio del perdono. Più tardi, mamma mi parlò del suo dolore. Disse che dopo che Carl se ne era andato si era sentita sola, si era sentita umiliata. Aveva la sensazione che la gente ridesse di lei. Disse che aveva perso suo marito e sua figlia nello stesso momento. Piangeva mentre parlava. Le presi la mano. Anch'io piansi. Le dissi che mi dispiaceva. Lei strinse la mia mano e non la lasciò andare. Quel momento cambiò qualcosa tra noi. Eravamo entrambe ferite, ma eravamo di nuovo insieme. Mamma ammise che per un periodo mi aveva odiata. Le sue parole mi fecero male, ma capivo il motivo. Non cercai di difendermi. Mi limitai ad ascoltare. Disse che aveva pregato per trovare la forza di perdonarmi. Alcuni giorni non ci riusciva, ma continuava a provarci. E lentamente il suo cuore diventò più aperto. Poco a poco cominciò a vedermi di nuovo, non solo come la ragazza che l'aveva ferita, ma come sua figlia,
la figlia che aveva perso. Parlai a mamma della terapia, le raccontai quello che avevo imparato sui limiti personali, sul valore di me stessa e sull'amore sano. Le raccontai come Carl aveva approfittato della mia debolezza. Le dissi che avevo confuso le attenzioni con l'amore. Lei ascoltò, fece delle domande, cercò di capire. Questo aiutò entrambe. Cominciai anche a ricostruire la mia vita. Trovai lavoro in una piccola libreria. Mi piaceva molto. Aiutavo i clienti a trovare i libri. Parlavo con persone gentili. Cominciai a sentirmi di nuovo utile. Lì conobbi 2 nuovi amici, Eric e Sara. All'inizio non conoscevano il mio passato, non mi giudicavano. Pranzavamo insieme, ridevamo per piccole cose, film, musica, cibo, il tempo, una vita semplice. E dopo tutto quello che avevo perso, quella vita semplice mi sembrava bellissima. Un giorno Eric mi chiese della mia famiglia. Per un momento non sapevo cosa dire. Poi le raccontai una piccola parte della verità. Le parlai di mia madre. Le dissi che in passato eravamo state molto lontane. Le dissi che stavamo cercando lentamente di ricostruire il nostro rapporto. Eric sorrise con gentilezza. È una cosa coraggiosa, disse. Sono orgogliosa di te. Le sue parole mi scaldarono il cuore. Non le raccontai tutto di Carl, non ancora. Quella storia era ancora troppo dolorosa. Avevo bisogno di più tempo. Eric e Sara non mi fecero pressione. Mi lasciarono i miei spazi. Furono pazienti, erano vere amiche. Lentamente cominciai a fare delle cose da sola. Andavo al cinema da sola, mi sedevo nei bar da sola, passeggiavo nei parchi da sola. All'inizio mi sembrava strano. Per molto tempo Carl mi aveva fatto avere paura di stare da sola, ma a poco imparai qualcosa di nuovo. Essere sola non significava essere debole. Stare da sola poteva essere piacevole e tranquillo. Cominciai ad apprezzare la mia stessa compagnia. Lessi molti libri sulla guarigione, libri sull'amore, libri sulla vita. Cominciai anche a scrivere un diario. Scrivevo i miei pensieri, le mie paure, il mio senso di colpa, le mie piccole vittorie. Scrivere mi aiutava a capire meglio me stessa. Mamma e io iniziammo anche una nuova tradizione. Ogni domenica cenavamo insieme. A volte cucinavo io, a volte cucinava lei. Mangiavamo, parlavamo e ci raccontavamo la nostra settimana. A volte ridevamo, a volte piangevamo, ma eravamo insieme. La domenica con mamma diventò il mio giorno preferito. Una domenica mamma mi guardò in silenzio e disse: Jessica, ti perdono. Per un secondo smisi quasi di respirare.
disse che ci era voluto molto tempo, disse che era stato molto difficile, ma mi aveva perdonata. Poi disse: «Sei mia figlia, ti voglio bene, niente potrà mai cambiare questo». Non riuscii più a trattenere le emozioni. Piansi come una bambina. Mamma mi abbracciò. Questa volta mi strinse forte. Non mi lasciò andare. In quel momento sentii di nuovo il suo amore, sentii il suo perdono. Fu uno dei momenti più belli della mia vita. Vidi Carl un'ultima volta in un negozio. Era con un'altra giovane donna. Sembrava avere circa 20 anni. Mi si strinse il cuore pensando a lei. Volevo avvertirla. Volevo raccontarle tutto. Ma rimasi in silenzio. Carl mi vide. Per un secondo la sua espressione cambiò. Poi distolse subito lo sguardo. Sembrava spaventato e in quel momento capii una cosa. Non aveva più alcun potere su di me. Gli passai accanto senza piangere, senza parlare, senza tremare. Ora era soltanto un uomo debole, un uomo che faceva del male alle persone, ma non poteva più fare del male a me. Quella sera raccontai a mamma di averlo visto. Lei mi prese la mano e disse: «Sono orgogliosa di te». Quelle parole significavano tutto per me. Ora ho 30 anni, ho il mio appartamento, è piccolo, ma è mio. Ho dipinto le pareti di blu perché il blu è il mio colore preferito. Tengo delle piante vicino alla finestra, ho tanti libri sugli scaffali, ho delle foto di mamma sulle pareti. La mia casa mi fa sentire al sicuro, la mia casa mi dà pace, la mia casa è davvero mia. Mamma viene spesso a trovarmi, porta il cibo che ha cucinato, mangiamo insieme, ridiamo. A volte guardiamo vecchie foto di prima che tutto andasse storto. Ricordiamo i bei momenti e ora ne stiamo creando di nuovi. Adesso aiuto anche altre donne giovani, donne che vivono relazioni dolorose, donne che si sentono intrappolate. Faccio volontariato in un centro di supporto, racconto loro la mia storia. Parlo del controllo, parlo delle bugie. Dico loro che le attenzioni non sono sempre amore. Dico loro che possono andarsene. Dico loro che non sono sole. Un giorno una ragazza venne al centro. Si chiamava Ivy. Aveva 19 anni. La sua storia assomigliava troppo alla mia. Il fidanzato di sua madre le aveva detto che la amava, le aveva detto che il loro rapporto era speciale e lei gli aveva creduto. Mi sedetti accanto a Ivy e le presi la mano, le raccontai la mia storia. Lei pianse, anch'io piansi. Le dissi che meritava di meglio. Le dissi che poteva essere libera. Ci volle del tempo, ma Ivy riuscì a lasciarlo. Più tardi tornò al centro e mi abbracciò. Mi disse: «Mi hai aiutata a salvarmi».
Quel giorno capii qualcosa di molto importante. Il mio dolore aveva uno scopo. La mia storia poteva proteggere qualcun altro. Ho imparato cosa significa il vero amore. Il vero amore non ti controlla. Il vero amore non ti isola. Il vero amore non ti fa vivere nella paura. Il vero amore è paziente. Il vero amore è gentile. Il vero amore è sincero. Il vero amore ti dà libertà. Mamma e io siamo molto unite adesso. Parliamo quasi ogni giorno. Lei è mia madre, la mia migliore amica, la mia eroina. Mi ha perdonata quando io non sapevo ancora come perdonare me stessa. Non sono più la stessa ragazza. Sono più grande, più saggia, più forte, più gentile. Ho commesso degli errori, ho ferito delle persone, ho ferito me stessa, ma ho imparato, sono guarita, sono diventata libera. La mia storia è dolorosa, ma è anche una storia di speranza, è una storia di cadute e di come ci si rialza. Parla di senso di colpa, di perdono, di guarigione, di seconde possibilità e di vero amore. Quindi, se mi stai ascoltando, per favore ricorda questo. Se senti che qualcosa non va, non ignorare quella sensazione. Parla con qualcuno di cui ti fidi, chiedi aiuto, allontanati da ciò che ti fa male. Non sei sola. Hai valore, meriti un amore sincero e sicuro. E se hai commesso degli errori, impara da essi. Non lasciare che il tuo passato distrugga il tuo futuro. Puoi ricominciare, puoi guarire, puoi diventare libera. Mi chiamo Jessica, ho 30 anni, sono amata, sono forte, sono completa e finalmente la mia vita è bella. Grazie per aver guardato tutta la storia. La storia di Jessica ci insegna una lezione molto importante. A volte commettiamo degli errori perché siamo giovani, soli o confusi, ma un errore non deve essere la fine della nostra vita. Jessica ha ferito sua madre. Si è fidata dell'uomo sbagliato. Per un po' di tempo ha perso se stessa, ma poi ha affrontato la verità, ha chiesto perdono, ha imparato cosa significa il vero amore e lentamente ha ritrovato se stessa. La parola italiana di oggi è la guarigione significa healing, cioè il processo di guarire. Scrivete nei commenti una frase semplice usando la guarigione. Per esempio, Jessica ha trovato la guarigione, oppure la guarigione richiede tempo. E ditemi anche, secondo voi Jessica meritava una seconda possibilità? Sì o no? Scrivete la vostra risposta nei commenti. Se questa storia vi ha aiutato a praticare l'ascolto in italiano, iscrivetevi a Italiano Thales per altre storie semplici in italiano. Continuate ad ascoltare.
Continuate a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.